Cari amici, sono padre Agnue da Vietnam. Ogni anno, quando arriva la festa dell'ascensione del Signore, mi piace alzare lo sguardo al cielo per contemplare le nuvole, per contemplare e per ricordare l'evento unico della storia, l'ascensione del Signore, perché c'è scritto negli Atti degli Apostoli su questo evento, proprio mentre gli Apostoli guardavano Gesù in quel momento dell'ascensione, Gesù fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Una nube lo sottrasse ai loro occhi. Questa nube segna la fine dell'esistenza terrena di Gesù e segna l'inizio di un'altra esistenza di Gesù, quello stato glorioso di Gesù. Perché? Perché sapete, qui la nube lo sottrasse, non significa che Gesù adesso vive tra le nuvole. La nube ha un significato teologico nella Bibbia, simboleggia proprio la divinità, la presenza di Dio. Non a caso che nel cammino dell'Esodo il Signore precedeva sempre il suo popolo, guidava il suo popolo nel deserto nella colonna di nube. E poi nella teofania di Sinai il Signore anche apparve anche nella nube. E poi durante il momento della trasfigurazione apparve anche la nube, che simboleggia proprio la presenza di Dio Padre. Perciò la nube segna questo inizio del ritorno di Gesù alla destra del Padre. Gesù ha lasciato quindi la terra per essere alla destra del Padre. E qui è importante proprio ricordare che Gesù con la sua ascensione non ha abbandonato i suoi apostoli, i suoi discepoli. Al contrario, è tornato alla destra del Padre, adesso è presente ancora di più in modo misterioso, proprio è più vicino ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. La sua presenza non è limitata dallo spazio e dal tempo dell'esistenza di dell'uomo. Per questo, alla fine del suo Vangelo, San Matteo ha riportato le ultime parole di Gesù. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. E poi San Luca anche alla fine del Vangelo ha riportato la reazione degli apostoli quando Gesù si staccò da loro. Essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia nella convinzione che il Signore, asceso al cielo, non ha abbandonato i suoi, ma al contrario è più vicino ai suoi, più di quanto prima. La domanda quindi per me e per voi, per ciascuno di voi, durante la festa dell'ascensione è questa: se il Signore asceso al cielo è ancora più vicino a ognuno di noi, allora io vivo con questa presenza, scopro questa presenza, dolce presenza del Signore risorto nel mio cuore o ancora no? Il Signore è sicuro, questo è sicuro, il Signore è vicino a ciascuno di noi, soprattutto a ognuno di noi che deve passare un momento di tribolazione o di infermità. Allora, volgiamo lo sguardo al cielo e guardiamo le nubi e scoprire la presenza del Signore in mezzo a noi e nel nostro cuore.
E questo è il mio augurio a me e a ciascuno di voi. Buona ascensione.